Fin dalla primissima uscita del film Live at Pompeii dei Pink Floyd nel 1972 si sono susseguite numerose edizioni non autorizzate, soprattutto in vinile e a partire dalla metà degli anni '80 anche in CD. Questi bootleg hanno alimentato per decenni il mito del concerto, rendendo il live uno dei pezzi più ricercati e desiderati dagli appassionati della band, che spesso si sono dovuti accontentare di registrazioni di qualità variabile e confezioni artigianali. Per molto tempo, infatti, non è esistita una pubblicazione ufficiale dell'audio del concerto e solo nel 2016, con l'uscita del box set The Early Years 1965-1972, è stata resa disponibile una prima versione ufficiale su CD, seppur in modo accidentale e non come uscita stand-alone. Questa edizione, inserita inizialmente quasi per errore nella raccolta Obfusc Action, è poi diventata un riferimento per i collezionisti, ma in tutta franchezza non soddisfaceva appieno le aspettative in termini di qualità e di packaging. Ora, a oltre 50 anni di distanza dall'evento originale, viene finalmente pubblicata una versione restaurata e rimasterizzata, che può essere considerata a tutti gli effetti quella definitiva. Il nuovo restauro, pubblicato nel 2025 con il titolo Pink Floyd at Pompeii 1972, scritto con i numeri romani, offre per la prima volta il live in versione ufficiale su vinile, CD, Blu-ray e DVD, con audio remixati in stereo 5.1 e Dolby Atmos da Steven Wilson e video restaurati in 4K dal negativo originale. Questa edizione non solo rende giustizia al valore storico-artistico del concerto, ma rappresenta anche un evento da lungo atteso da generazioni di fan, che ora possono finalmente godere di un prodotto di altissima qualità sia dal punto di vista sonoro che visivo. Fatto questo preambolo, andiamo adesso al disco, partendo dal dire che cos'è Live a Pompeii. Questo dei Pink Floyd a Pompeii non è un semplice concerto, ma un vero e proprio documento storico-artistico unico nel suo genere. Si tratta di un film concerto girato nell'ottobre del 1971 nell'antico anfiteatro romano di Pompei, diretto da Adrian Maybin, in cui Pink Floyd si esibiscono senza pubblico, immersi tra le rovine millenarie della città. Questa scelta radicale e visionaria trasforma la performance in un'esperienza sospesa nel tempo, dove la musica si fonde con la suggestione del luogo e la forza evocativa delle immagini. Il live a Pompei rappresenta il primo concerto rock mai realizzato tra le rovine dell'anfiteatro e vede la band eseguire alcuni dei brani più rappresentativi della propria produzione pre-The Dark Side of the Moon. Una particolarità dell'esibizione è la totale assenza di pubblico, un elemento che merita di essere approfondito fin dall'inizio. Sebbene sia noto che durante le riprese nell'anfiteatro romano fossero presenti solo una manciata di tecnici, alcuni ragazzi impegnati negli scavi e pochi addetti ai lavori, la band si esibì di fatto in un'area deserta, senza spettatori, per precisa scelta del regista e dei Pink Floyd. Questa decisione non fu casuale. Maybin voleva realizzare un film concerto radicalmente opposto rispetto a eventi come Woodstock, in cui la folla era parte integrante dello spettacolo. A Pompei, invece, il silenzio e il vuoto diventano protagonisti, facendo più rumore dei fan e trasformando i resti dell'antica città romana in un palcoscenico sospeso nel tempo. Gli unici testimoni, quasi evocati, sono le anime dei cittadini di Pompei, i fantasmi di una civiltà scomparsa che fanno da contraltare agli spiriti di coloro che possono assistere al concerto attraverso uno schermo, sia esso di un cinema, televisivo o altro, anticipando quindi in maniera inconsapevole le moderne esibizioni online per un pubblico virtuale e smaterializzato. L'assenza di pubblico conferisce al concerto una dimensione quasi metafisica, avvicinandolo all'idea della città ideale rappresentata nell'omonimo celebre dipinto rinascimentale, dove l'assenza di figure umane esalta la purezza dello spazio e invita alla riflessione. Così come nell'anfiteatro vuoto la musica dei Pink Floyd si staglia come un'esperienza assoluta, libera da ogni interferenza esterna. Il suono e le emozioni che suscita diventano il vero centro dell'evento, restituendo un senso di universalità e atemporalità. Questo tema dell'assenza, che a Pompei si manifesta in forma visiva e concettuale, tornerà in modo ancora più esplicito nell'album Wish You Were Here del 1975. Qui l'assenza si fa sentimento
rinnovamento, nostalgia, mancanza di una persona cara, in particolare Syd Barrett, ex membro e fantasma della band, ma anche una riflessione sulla difficoltà di adattarsi e andare avanti nella vita. In entrambi i casi l'assenza non è solo dovuta, ma spazio di possibilità. A Pompei la mancanza di pubblico rende la performance un'esperienza quasi reale, pura, mentre in Wish You Were Here la mancanza diventa motore creativo, fonte di ispirazione. A mio avviso, anche se ci riferiamo esclusivamente al supporto audio e non al film, il concetto di assenza e unicità dell'esperienza riesce comunque ad emergere in modo dirompente. L'ascoltatore viene quasi invitato a un'immersione totale che richiede un coinvolgimento attivo e consapevole, simile a quello necessario per usufruire di una mostra d'arte o di un film d'autore. In questi casi, infatti, il senso pieno dell'opera si coglie solo nell'insieme, nella sua interezza e coerenza interna. Spezzare l'ascolto, almeno fino all'inizio delle tracce bonus, significa in qualche modo privare il concerto della sua forza espressiva e della sua coesione. Live at Pompei si configura così come un'opera assolutamente unitaria e indivisibile, che richiede di essere vissuta come un'esperienza continua e completa per poter essere davvero compresa e apprezzata. Ogni brano, ogni pausa e ogni riverbero contribuiscono a costruire un percorso sensoriale e concettuale che va ben oltre alla semplice sequenza di canzoni. Spostandoci sul piano direttamente musicale, questa esibizione dei Pink Floyd a Pompei rappresenta un vero e proprio ponte tra la loro fase psichedelica degli esordi e la svolta più strutturata e concettuale che si caratterizzerà dal 1973 in poi. In brani come Careful with the Text e Gin e la lunga suite strumentale Serse Full of Secrets emerge un sound spaziale e dilatato che anticipa molte delle sonorità che saranno poi centrali nella cosiddetta cosmic music tedesca. Proprio in questi passaggi i Pink Floyd si avvicinano a quella ricerca sonora fatta di ambientazioni rarefatte, improvvisazione e sperimentazione elettronica che sarà poi sviluppata da gruppi come i Tangerine Dream, pionieri della cosiddetta Berlin School, e dagli stessi Cosmic Jokers, ensemble formato da musicisti di spicco della scena krautrock come Klaus Schulze. I Tangerine Dream in particolare, attraverso le lunghe sequenze strumentali, l'uso innovativo dei sintetizzatori e un approccio quasi cinematografico alla composizione, ripropongono elementi che nei Pink Floyd di Pompei sono già evidenti. Con brani come Icos, qui presentati in due parti, e Set the Control for the Earth of the Sun, i Pink Floyd si immergono in un evocativo viaggio verso un passato antico e per certi versi mistico, attraverso una ritualità musicale che trascende la semplice esecuzione rock. In Icos, l'intreccio unico tra le voci di Gilmour e Wright, insieme all'atmosfera sospesa e dilatata, trasporta l'ascoltatore in una dimensione quasi fuori dal tempo, dove la musica diventa esperienza sensoriale e spirituale. Set the Controls for the Earth of the Sun invece si sviluppa come un mantra ipnotico caratterizzato da ripetizioni ad una struttura che richiama la trance e la meditazione, elementi che trovano una forte affinità con la sperimentazione psichedelica di Amma Gamma e con le tracce sonore di Vangelis. Questo approccio, che fonde ritualità, misticismo e sperimentazione, trova un interessante parallelo con il disco 666 degli Aphrodite's Child, pubblicato anch'esso nel 1972. 666 è un'opera monumentale che, come il live dei Pink Floyd a Pompei, si nutre di riferimenti biblici, mitologici e simbolici, rielaborati attraverso un linguaggio musicale che mescola progressive rock, psichedelia, folk e suggestioni liturgiche, superando i confini della forma canzone tradizionale, abbracciando strutture libere, lunghe improvvisazioni e un uso innovativo degli strumenti elettronici. Dal punto di vista tecnico, in tutta franchezza, oltre a quanto già detto, trovo veramente poco se non nulla da aggiungere. Steven Wilson, senza tanti giri di parole, ha fatto un lavoro incredibile, donando al tutto una pasta sonora che porta l'ascoltatore all'interno di una dimensione live che ha ancora quel senso di spontaneità che con l'andare del tempo i Pink Floyd perderanno a favore di una perfezione sonora ed esecutiva di altro tipo.
Per me questo è il loro miglior album dal vivo, che assurge di diritto al ruolo di instant classic e quindi è una pietra miliare. Se questo è il risultato della vendita del catalogo, che ben vengano operazioni di questo tipo. Se il video di questa recensione ti è piaciuto, ti invito a lasciare un commento, a mettere mi piace o condividerla. Inoltre puoi iscriverti al canale per non perdere altri video. Arrivederci.